Ciao Monica, siamo qui con Oana. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Sì, la vedo sdraiata come sono sdraiata io, in una piccola stanza buia e sta guardando il soffitto. E nel soffitto c'è un buco, un quadrato, e attraverso questo quadrato lei riesce a vedere il cielo e una pianta dalle foglie verdi. Ti dà l'autorizzazione? Sì, ha le lacrime in questo momento. Dice di sì. Pianta verde, Sì. senza fiori. No, qua non ci sono fiori, no. Cielo Va bene. azzurro e pianta verde. Questo è il grande giorno di Oana. Sì, sì. Lo è già da un po'. Si è E è un giorno preparata, ulteriormente importante. si è preparata per questo giorno da tempo, giorno che stava prenotando, ha prenotato e le sono successe alcune dimenticanze, delle stranezze. Perché? Quando lei parlava ho visto due cose. Da un lato è stata quasi la PS a creare una specie di reset Mhm. e a dire adesso davvero azzeriamo tutto e ricominciamo. Ma dall'altra è come se fosse un blocco, uno spaventarla per non andare verso la sessione. Ma è troppo piccola questa forza. È molto più grande in lei il desiderio di portare avanti la trasformazione che da qualche anno ha intrapreso. Su un 100 totale, quanto è la forza per il cambiamento e quanto è la forza della conservazione? La forza della conservazione deriva fondamentalmente da dei condizionamenti familiari e anche, diciamo così, da dei condizionamenti religiosi. E direi che è ora 15. 15 no e 85 sì. Sì, 85% per il cambiamento. Ok, ne approfitto per dire che qualcuno mi ha scritto che non si può quantificare la visione eterica e che non va bene. Consiglio a questa persona di smettere di guardare i nostri video e di andare a guardare Canale 5. Vibrazione di Oana. 31 miliardi, Percentuale di consapevolezza. 158, PS. 41, Vite 1792, e cervello. 9.3. Oana è interferita? Ha interferenze? Allora, cioè il primo che mi si presenta è sotto forma di fantasma, che è del secondo universo, come se tutta quella che è stata la grande influenza precedente, proveniente dall'ambito religioso, Mm. non potesse più presentarsi sotto sembianze di Gesù, di un santo, robe del genere, no? Di Mhm. un angelo, cose del genere. E quindi lo fa sotto forma di fantasma, mettendosi questo lenzuolo. Ma ancora un pochettino mh, la presenza si fa sentire. E poi mi mostra tipo un drago.
Mhm. Una mantide. Basta? 2 EDL. Ok, posso dire la regione da cui chiami, Oana? No, sì, la regione proprio della Romania, quella che ci hai detto. No. Sì, posso dirlo? Posso dirlo? Ok. Il fatto che lei abbia un drago, che ormai non troviamo più tanto facilmente, a volte sì, magari è un rettiloide, un rettiliano, ma proprio drago no, ha a che fare col fatto che lei sta in Transilvania Sì, sì. e che sta in Romania. Sì, e che sta vicino a un'altra nazione importante, no, in questo momento, vabbè, possiamo Mhm. dire tanto geograficamente quella, no? È l'Ucraina, che viene proprio spesso definita quasi la testa di serpente, no? Del deep state. Mhm. Quindi comunque nell'ambito dei rettiloidi, no? Mhm. Mm. E quindi lì la presenza proprio di questo genere di interferenza è molto forte. Ma in generale tutti i rumeni hanno interferenze facilmente attribuibili ai rettiloidi. Sicuramente è una zona sì, in cui ci sono, sì, 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 devo dire di sì, sì, sì. Sì, che magari Al- si presentano in diverse forme, però sempre dalla famiglia dei rettiloidi, sì. Qualcuno sostiene che ci sono delle catene montuose a forma di rettile e drago che racchiude un po' tutto lo stato, è così? In eterico ti dico di sì, assolutamente sì. Ok, entità mentali. Allora, una si chiama sacrificio solitudine Mhm. e l'altra me la chiama sventura, sfortuna, diciamo. Mhm. Sono solo due? Io vedo queste due, sì. A che livello sono? Allora, sacrificio solitudine, io dico che è diminuita di molto. Ci sono stati periodi della sua vita in cui era 7. Attualmente direi che si aggira 3-4. Mm. L'ha ridotta di tanto. Sì, È stata negli lei. ultimi anni, sì, 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 negli ultimi anni lei si è data proprio parecchio da fare e ha fatto un lavoro su se stessa davvero efficace, molto doloroso, profondo, ma che ha dato proprio degli ottimi risultati. Però c'è Sventura. ancora questa componente qui. Allora, per quanto riguarda sventura, stessa cosa. Vedo che specialmente durante l'infanzia, adolescenza, gioventù, era molto forte la sensazione di sentirsi sfortunata, di aver avuto una sorte malevola. Mm. E diciamo che questa sorte malevola a volte la attribuiva all'esterno, ok? Una sorta anche di Dio cattivo punitore, che in Mm. qualche modo cercava di ingraziarsi con le preghiere. Altre volte questa cattiva sorte, questa sfortuna, la attribuiva a se stessa, si colpevolizzava lei di aver causato una vita talmente infelice. Che livello è?
Allora, io direi che cioè io le vedo entrambe più o meno a questi livelli qui. 3, 4. 3-4, sì, dipende dai momenti. E anche questo prima era molto superiore. Quando ha perso il papà a 4 anni, e quanto stava questa? Se c'era. Entrambe, ci sono sempre state entrambe, quindi ha fatto che diminuirle. Questo senso di sventura era anche, secondo me, superiore al senso di solitudine e sacrificio, proprio perché si sentiva che un evento terribile, no? E sfortunatissimo l'aveva colpita e non sapeva bene se attribuirla all'esterno, il motivo, no, di questa sventura o a se stessa, ok? E vedo proprio un livello 8. Va bene. Chiamiamo subito i disincarnati, iniziamo con questo. Il padre e la nonna. La nonna a cui era affezionata e il padre che l'ha lasciata quando lei aveva 4 anni, facendole di fatto mancare la figura di riferimento maschile. Pensa che mi arriva con una pianta in mano, no? Allora, aspetta, perché mi arriva con in mano un geranio, dove mi fa vedere questo colore rosso molto acceso del geranio. Quindi più fiori, no? Non un unico fiore. Ed è come se mi facesse notare sia il colore rosso acceso di forza, di fuoco proprio, ok? Sia anche il fatto che ha un nome maschile questo fiore. Mm. Come se glielo volesse consegnare a compensazione, no? Di quello che non gli ha potuto dare. Qual è il fiore che non ho capito? È un geranio. Geranio. Sì. Come lo vedi? Che aspetto ha? Allora, come lo vedo io, un po' smagrito, tipo con la barba un po' trascurata, mm, e afflitto, sconfitto, no? Dalla vita, così. Mi si mostra così. E la nonna? Una nonnina piccolina, come schiacciata da tanti massi, tante responsabilità, difficoltà, prove dure della vita, Mm. che con il suo piccolo corpicino deve sopportare questi grossi pesi. Era religiosa Oana? Sì, no? Era religiosa? Sì, ok. C'è un po' tutta la famiglia, cioè io vedo che questa religiosità, insomma, percorre proprio... eh, cioè lei è veramente una perla rara da questo punto di vista. Oana. Mm, 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 mm. Perché ha fatto il salto. sì, perché altrimenti anche lei, no, sarebbe rimasta in quelle tradizioni lì, in quel tipo di culto, di religione. Mm, mm. Se lei fosse stata, non avesse fatto il salto, fosse rimasta una baciapile, una donna molto religiosa, oggi si sarebbe cinivaccata? Allora, comunque no, perché tutto sommato abita in una zona in cui questa narrativa non ha preso, come da noi. Mhm. Quindi no. Però se fosse stata così religiosa e fosse rimasta in Italia, sì. Lei poi è andata via dall'Italia, no? Se fosse continuata a rimanere in Italia, sì. Va bene. Cosa vuole dire il papà a Oana? Mi fa vedere quasi delle crepe nelle sue mani, no? Mani consumate, con i calli così, no? Ehm, E dice qualcosa tipo c'è stata tanta fatica e tanto dolore nella nostra famiglia, ma voglio darti la gioia e la bellezza di questo fiore.
a te che hai dimostrato di essere un fiore che sboccia nella bellezza e nel profumo. È carino, perché poi quando glielo dà vedo che un'ape è richiamata, no? Dal profumo di questo fiore e si poggia sopra. Ok, Oana è lì davanti che prende il fiore. E lo prende, certo. E tra l'altro senza nessuna Mm. paura, anche se c'è vicino l'ape, no? Mhm. Allora si prendano per mano e volino in tutte le vite in cui sono stati insieme. Vediamole, se ci sono ovviamente. Allora, la prima che mi dà è un po' triste, nel senso che sono tipo due amichetti in un orfanotrofio. Un'altra anche un po' triste perché me li fa vedere nei tombini sotto. E questa tipo potrebbe essere anche stata una vita non tanto passata, sai? Mm. Bambini che vivono nei cunicoli sotto fognari. Mm. Quindi Così questa parallela, mi dà. Sì, 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 cioè esatto. in una linea parallela, ecco, Sì. parallele sono tutte di fatto, perché non c'è nessun tempo, però in questo momento su una linea parallela, Mm. dove Dove Oana non è non c'è Oana. luce. Mm. Mm. Due bambini, tutti e due maschi, Ma cosa ragazzini. sono questi bambini destinati a vari sacrifici? Questa cosa qui. Eh sì, cercano di fare di tutto, no? Per sottrarsi a questo. Vedo che si nascondono nel buio, sì, però vedo che fanno anche uso di sostanze proprio per tirare avanti, ecco, in un certo senso. Mm. Poi? Poi invece poi c'è come uno squarcio di luce e mi fa vedere due ragazze. Il padre è un pochettino più grande come ragazza, lei più giovane. Ehm, è come se decidessero insieme di aprire una specie di istituto per ragazzi Mhm. e sono proprio pieni di energia, di vitalità, di voglia di dare una mano a questi ragazzi giovani, insomma, non hanno più di 12 anni, ecco. Basta? Sono queste? Um, ne vedo anche due vedove che si conoscono in un cimitero perché sono morti i loro mariti e socializzano e nasce una fortissima amicizia. Tutte tragiche. Però qua, quando sono vedove, allora adesso un po' è spiacevole dirlo, no? Ma un pochino si erano liberate. Eh. Monica è anche soprannominata signora omicidi. Vogliamo dire a tutti quanti mariti hai avuto? Vogliamo. 87, eccoli qua. Sei peggio di Liz Taylor, che ne ha avuti 12. No, ma io non intendevo dire che queste donne hanno ucciso i loro mariti, intendevo No, dire certo, che si sono liberate perché erano, insomma, dei mariti un po' pesanti. un fardello. Mm, mm. E con la nonna quante vite ha avuto? Allora, con la nonna me le fa vedere distribuite, disseminate qua e là. Allora, me li fa vedere sia come pescatori, tipo in una zona a nord, eh, che può essere, che ne so io, forse la Norvegia, mm? Mhm. Però nel passato, e quindi una pesca comunque abbastanza dura, ma vedo che sono molto soddisfatti di quello che fanno. Ehm, Poi ancora me le fa vedere tipo mm, atlete, Mm. atlete tipo russe, Mhm. mm, che fanno cose con il corpo un po' acrobatiche. Mm, Ok, eccetera, eccetera. mm. Messaggio finale del padre a lei. Vediamo cosa le dice. Sei proprio sulla strada giusta.
e vedo proprio che la strada simbolicamente che sta percorrendo, lui la cosparge di questi petali rossi del geranio, proprio per indicarle con il massimo dell'approvazione la scelta e il percorso che sta facendo lei. Messaggio della nonna. La tratta un po' come una bambina, no? E utilizza il suo nome al diminutivo, un vezzeggiativo anche. Anita. Mm. O Anita, tipo. Sì, O Anella. sì, così. Mhm. Ehm, un po' come se le stesse anche sistemando i vestiti, no? Le toglie le pieghe, le mette a posto i capelli, se ne prende cura così, no? Se la bacia, ecco. Mm. Sfila via i suoi occhiali, perché la vuole vedere meglio negli occhi. E così c'è molta partecipazione, molta commozione, premura. Chiamiamo anche tutti i parenti di Oana, di tutte le generazioni. Se qualcuno in particolar modo vuole farsi notare, è libero di farlo. Allora, viene tipo una bambina, che non so se poi sia strettamente della sua cerchia familiare o comunque legata alla sua cerchia familiare. Questa la noto magari un po' più di altri. E chi è? E secondo me in un qualche grado, allora non dico che sia sua parente, però è comunque nella cerchia delle frequentazioni che ci sono state dei suoi familiari. Mm. È morta da piccola. E basta. E in totale quanti sono? 77. Tutti via. Vediamo il papà e la nonna che cosa fanno. Perché potrebbero anche decidere che non vanno, eh. No, invece ci vanno proprio insieme. Il padre le mette una mano sulla spalla e vedo che la nonna adesso ha riacquistato una posizione eretta, fiera, e il suo corpo anche è diventato più forte. E la stessa cosa dicasi per il padre. Sembrano proprio due persone molto distinte, no? Lì io le vedo di spalle, forti, in salute sembrano. E insieme così, tipo a braccetto, lui con la mano sulla spalla di lei, si avviano insieme verso il portale aureo. Sono più giovani. Sì, sono più giovani e anche più vitali, ecco. E chiudiamo il portale aureo. Mhm. Apriamo le porte del cinema adesso. 2 figli, il marito e la grande amica. La grande amica è come se avesse un'accelerazione del battito cardiaco, proprio una Adesso. forte emozione, sì, cioè già dall'inizio della sessione, perché loro sono molto vicine, ok? Molto molto in empatia l'una con l'altra e quindi proprio cioè, la sta vivendo anche lei, ecco. Mm. Ehm, allora, il figlio più piccolo mi arriva cioè, un po' scombussolato, un po' stralunato, capito? Un po'. ehm, C'è qualcosa che non va, ecco. Mm. Il più grande, quello problematico, diciamo così, arriva un po', devo dire la verità, sputa per terra.
Ma accetta di entrare e di imparare o viene per sputare per Sì, viene terra? così con questo atteggiamento un po' strafottente, no? Mani in tasca, sputa per terra. Allora, se pulisce per terra e smette con l'atteggiamento strafottente, resta. Se no, nessuno sputa per terra in questo cinema. E se ne va. Dice una cosa spiacevole. Mm, Per terra pulisce solo mia madre. allora se ne va. Ti faccia la sua esperienza con le sue interferenze. È venuto qui per quello. È come se è possibile, mi lascia solo una metà di sé. Può rimanere solo una metà, perché c'è una metà di lui che vuole stare. L'altra metà La no. sinistra sta? Sì, Mm. esatto. È quella più animica. Sì, sì. E la destra se ne va. Beh, è la prima volta. E rimane a metà. Ok, questa che rimane non sputa, quindi. No. Marito. C'è un po' un problema perché il marito mi viene con il rosario in mano, Mm, tutto un po', sai, raccolto lì, come quando sgrani il rosario, che devi fare le preghiere più volte, no? Che devi girare il rosario. Non è che sono proprio un'esperta, no? mm, Devi dire più volte la preghiera. mm. Ecco. Quindi tutto impegnato in quella roba lì, no? Quindi viene con il capochino. ehm, Perché Ma è come viene. se il matrimonio non si tocca, c'è anche un po' questa roba. Ma è sicuro di venire? Perché qua siamo tutti pagani. Mm. Allora, lui è anche venuto e si è anche seduto, però intanto sta continuando ad essere ripiegato su se stesso, concentrato su questo rosario, però si è anche seduto. Va bene. C'è qualcun altro che non ho chiamato e si è presentato lo stesso? Mm, no, non direi. Ok. Chi è questa amica di Ioana? In quali vite si sono viste? Perché sono così amiche? Allora, mi fa vedere un amore giovanile tra loro due. Il maschio era l'amica, era una femmina. Ehm, Pulito, proprio, eh, come dirti, Tonico? no? Meraviglioso, molto forte, molto profondo, insomma, no? L'amore che si può avere a 15 anni, a 16 anni, bellissimo. Poi vedo che però, dunque, forse è il maschio, quindi è l'amica che deve cambiare città, perché i genitori si trasferiscono. E quindi loro non possono continuare a vedersi. Mm. Sono anime gemelle? Sì, sì, sì. Sì, sì. Perché si sono rincontrate? Si sono reincontrate perché questa qui che mi ha fatto vedere è l'ultima vita in cui si erano incontrate e si erano incontrate da molto giovani. Per cui anche se il sentimento era molto forte, però chiaramente era acerbo e invece hanno scelto adesso di incontrarsi più in là con gli anni, con molta più esperienza alle spalle e quindi di prendere anche più consapevolezza della rarità di questo rapporto che è veramente unico. E invece nell'altra vita non avevano avuto modo, no, di comprendere questo. Ora riescono, paragonandole agli altri rapporti, alle altre anche amicizie che ci sono, a capire quanto il loro rapporto sia speciale, elettivo. Ok, un po' di cause esoteriche.
Causa esoterica delle infezioni urinarie. Se ci sono degli impianti, descriviamoli. Ma Almeno da volevo sempre. Dimmi. sapere se, cioè, se lei ha avuto degli approcci strani da bambina, poco opportuni, no? Da parte di qualche ragazzo. Se lei se ne ricorda. Non so, adesso intenta scrivere, non so. Oppure scrivi su un foglio di carta, Oana, perché così con l'iPad è un po' difficile. Perché mi viene che lei in quella condizione un po' di abbandono e di solitudine in cui si trovava, eh, da un lato era preda, ok, di questi tipi di atteggiamenti equivoci, dall'altro era anche come se lei li potesse accettare pur di avere qualcuno vicino, capito? La presenza maschile vicina. Mhm. Mi viene come se ci sia stata proprio un cattivo vissuto della sessualità fin dagli albori e se l'è portata avanti nel tempo, quindi sotto forma sia appunto di infezioni vagina, apparato urinario, sia sotto forma proprio di dolori mestruali. Mhm. Causa esoterica, sì, intanto la chiamiamo, c'è anche una figlia da chiamare nel cinema. Non è così importante però, Ana, la sessione è tua. Chiami o non chiami la figlia, se la figlia non vede le sessioni mie non serve a niente, te lo dico. Lo dico un po' tutte le volte, ma devo dirlo tutte le volte, forse. Viene la figlia? Tipo come se stesse facendo la spesa, ha appoggiato delle borse, qualcosa tipo, vabbè, se è urgente, se è importante, vengo. Però Vuole come se venire? questa figlia fosse su un altro piano, un po' più pratico, un po' più... eh, Ma l'invito della madre sì, lo accetta, ma non è che la vedo proprio pronta adesso per questa tematica. Mm. Torniamo con le cause esoteriche. La tua sessione è tua, Oana, quindi Mm. nel bel mezzo delle cause esoteriche dei tuoi problemi per i quali tu mi hai contattato, tu pensi a tua figlia. Questo dovrebbe lasciarti pensare. Eh no, questo è un problema che avete voi rumeni, che pensate sempre ai parenti e non a voi stessi e non ne risolvete mai una. Mm. Va bene, la figlia c'è, non c'è, faccia quello che vuole. Causa esoterica della perdita di capelli. Allora, intanto ricollegandomi a quello che hai detto tu, nella entità mentale sacrificio c'è proprio questo, quindi sacrificarsi per gli altri, mettere sempre in secondo piano se stessi per gli altri, dare molta importanza a quello che gli altri pensano. Questo c'è tantissimo in lei. Per quanto riguarda il discorso dei capelli, mi mostra proprio una netta coincidenza tra il momento in cui lei ha iniziato a fare il lavoro su di sé e la perdita dei capelli. Ehm, che allora, da un lato ovviamente lei la vive male, no? Perché non è che sia una cosa bella, no? Vedere i Mhm, capelli che si diradano. mhm, Però dall'altro è come una specie di enorme scossone che ha ricevuto tutto quanto il corpo e ho notato che il suo corpo, quando recepisce profondamente dei messaggi, ha dei sintomi anche molto forti, anche molto violenti. Come quando lei aveva sentito di essersi tolta quell'impianto e poi per molto tempo ha avuto il fastidio al naso, il naso che le colava. Quindi lei ha una reazione molto forte a questo. E d'altro canto è come se la sua PS le dicesse: bene, hai iniziato un processo di consapevolezza, di risveglio, hai la possibilità di riappropriarti della tua vita. Nel momento in cui lo farai davvero, si arresterà anche la caduta dei capelli.
ma devi portare avanti fino in fondo questa trasformazione qui, questo tuo progresso, questa tua evoluzione. Cisti ovarica sono le stesse cause delle Sì, sì. infezioni urinari, ok? Sudorazione eccessiva. Lei comunque proprio mh, il mondo maschile non è che ha incontrato i soggetti giusti, ecco, ha fatto in modo lei stessa di non incontrare i soggetti giusti che in qualche modo la potessero anche mh, stimolare, ok? Da un punto di vista anche sessuale. Mm. Quindi lei, non avendo accanto a sé l'uomo che veramente le piace, la attrae, eccetera, si difende, tra virgolette, anche con tutte queste problematiche, Mhm. cisti ovariche, infezioni. È un modo per tenerlo a distanza. Ciclo Ehm, doloroso, è, stesso è discorso. tutta la... E secondo me la cosa che mi interessa di più è l'allergia ad api, al veleno di api e vespe. Prima di tutto la causa esoterica a questa allergia che praticamente è sparita esercitando lei il proprio intento. Adesso vedremo come. La cosa interessante è che lei ha un lavoro che ha proprio a che fare con il prodotto di questi insetti. Mhm. Quindi mi fa come vedere la doppia natura di ogni cosa, come tu puoi sempre superare la sfida, puoi sempre superare l'ostacolo. Quindi la cera d'api rappresenta la sua fonte di guadagno. Le api per molto tempo le hanno dato vari problemi, no? Visto che lei era allergica alla puntura delle api. E lei ha saputo andare oltre questo tipo di ostacolo, questo tipo di blocco, Mhm. trasformarlo e girare quindi a proprio vantaggio questa situazione, perché ha potuto misurare la sua forza, la potenza della sua mente sul suo corpo. Da cosa deriva però la passata allergia a questo veleno? Allora, di fatto questa attività è in comune con il marito. E con il marito, allora, non mi sembra che siano, eh, cioè non sono anime affini, ecco. Mhm. Quindi di fatto era un modo per mettere ulteriormente, per sottolineare questa incompatibilità fra di loro, ok? La portata sull'ambito lavorativo. Però cosa succede? È come se la sua PS le dicesse: ok, ti ho fatto venire questa allergia affinché tu avessi anche il coraggio di vedere chiaramente la natura del rapporto con il tuo marito, Mhm. senza paure, e la possibilità che tu hai di trasformare la tua vita. Però dall'altra ti faccio anche vedere come, qual è la tua forza, che come tu hai trasformato questa tua allergia, l'hai annullata, allo stesso modo tu puoi trasformare la tua vita, tutta la tua vita. E perché se l'è tolta da sola, con l'intento, imponendosi le mani sulla zona punta? Adesso era pronta. Diciamo così, che ipoteticamente l'avrebbe potuto fare anche molto prima, ma adesso è pronta proprio perché è anche arrivata a comprendere più cose delle dinamiche del rapporto con il marito. Quindi adesso era pronta ad attivare l'autoguarigione. Ha iniziato ad attivare un processo di consapevolezza che ha intensificato le sue capacità e ha avuto bisogno di darsene prova. Guarda che cosa so fare.
Stessa domanda molto simile. Lei si è fatta delle pulizie? La volta che ha provato un'induzione una, due, tre volte, alla terza ha sentito un impianto, l'ha tolto? Sì, e infatti è così. Le prime 2 volte non è riuscita. La terza volta è riuscita, proprio ad indicare questo cammino di progressione che lei sta facendo. È davvero così, lei sta acquisendo consapevolezza, mano a mano che acquisisce consapevolezza, acquisisce poteri. Poteri come togliersi gli impianti, poteri come arrestare la sua allergia al veleno delle api, delle vespe. Come accentuare queste sue capacità, eventualmente? Più lei andrà verso ciò che desidera e che è autenticamente, più emergeranno spontaneamente. Il legame che ha con questa amica è molto importante perché gioca molto sul cuore, sull'autenticità e quindi anche questo ha favorito molto. Mhm. Ehm, ecco. Ehm, e ci sono delle decisioni da prendere. Ci ha capito. Il marito è la fiamma? O un'anima No. gemella? Anima gemella? No. Mm. Quell'altra signora che dice che io mi sono dedicato troppo alle anime gemelle e alle fiamme, consiglio nuovamente di non seguire più i miei video e andare a guardare Canale 5 anche a lei. E la sua fiamma esiste, la fiamma di Johanna esiste. Scusa questi inserti pubblicitari miei, nonché sassolini tolti dalle scarpe. Ai. Mm. Allora, Stavi vedendo la signora? mm. Immersa in un universo di entità mentali? Puff. Puff. Ma a proposito, c'è ancora questa entità mentale, mi occupo degli altri, non di me stesso, sopra la Romania? Sì. Che è, mi occupo degli altri anche a livello, sai, di giudizio. Mi faccio i fatti degli altri. Mi faccio i fatti degli altri, mi preoccupo di quello che gli altri pensano di me, Mhm. oltre che poi può essere invece declinata come reale interesse, altruismo, accantonando se stessi. In tutti questi modi c'è, sì. Ehm, Esiste ancora? sì. Sono più connessi quei pochi che si sono fatti il Cinivac in Romania o quelli che non si sono fatti il Cinivac in Romania? O tutti uguali? Allora, vedo più forte, più robusto la connessione con quelli che si sono fatti il Cinivac. Mhm. Però comunque c'è un po' parte della cultura, ecco, quindi riguarda un po' anche gli altri. Che percentuale reale di persone vedi cinivaccata in Romania? 21. Muy bien, molto bene. Cosa stavamo facendo? Stavamo vedendo. Ah, vabbè, vediamo un attimo il cinema che succede. Il figlio piccolo cosa fa? No, mi stavi chiedendo della fiamma. Ah, sì, ha la fiamma, giusto. Allora, in Italia, mm, come all'interno di questo gruppo, dentro cui lei è inserita, ovviamente adesso è un gruppo virtuale, no? Mhm. Visto che lei non è più in Italia, c'è una persona con cui lei potrebbe, ecco, non è la fiamma, però c'è una buona affinità. E se dovesse essere, può fare questo percorso, però al momento lo vedo come un'anima gemella terzo livello.
Ok, cosa succede nel cinema? Allora, la figlia che è arrivata un po' così più tardi, ha appoggiato le borse della spesa e sta guardando un po' interdetta, mm, quello che avviene, perché è come se la madre è più avanti, no, della figlia. Eh, Però vuole apprendere, mm? Quindi è decisamente attenta. Il figlio che era venuto solo per metà, vedo che quella metà si sta mano a mano colorando perché era in bianco e nero, quella metà, e sta prendendo colore. Ehm, il figlio più piccolino, un po' disturbato da tutto questo disordine familiare, Mhm. lo vedo, non so come dirti, un po' come dei disagi proprio dovuti a questi continui contrasti, lotte, disarmonie, mm, un ambiente che non lo rasserena e lui è molto sensibile, Mhm. quindi soffre di questa roba qui, no? Sì, qua gira alcol, macchinette, insomma, gioco, Mm, girano proprio brutte energie. mm. Io lui lo vedo molto sensibile. Ecco, Cosa... più affine alla mamma che È, al padre. è giunta l'ora di togliere tutto. Con il suo bel geranio in mano, cosa vuole fare Oana? Vuole venire con il geranio e col giacinto. E mi ha fatto vedere che geranio è la PE, giacinto è la PS. Mhm. E mi fa vedere che va sotto braccio, un vaso sotto un braccio, l'altro vaso sotto l'altro braccio e si reca, forte della connessione che ha con la sua PS e con la sua PE, si reca al cluster. E come lo vede? È un cimitero, Ah, mm, anche abbastanza trascurato. mhm. Mm, Ma con le tombe dentro la terra, mm, sì, quindi tipo proprio Halloween, sì, le esattamente così. croci un po' cadute, e le Bravissimo, erbacce, l'edera, così. precisamente. E giorno o notte in questo cluster cimitero? Mm, è notte, sì. O Vabbè, non è comunque che, sera tardi, tardi. non è che questa immagine sia negativa, da strapparsi i capelli o chissà che cosa. Il cimitero è un posto dove non ci sono più le carcasse con cui facciamo il gioco, tutto lì. Mm-mm. E poi è una bella immagine anche, no? Secondo me è un posto di cose che non ci piacciono e che adesso noi bonifichiamo. Se Oana vuole farlo. Decisamente. Dove li ha questi due fiori? Allora, li aveva sotto braccio. Allora, vedo che mi fa vedere due scenari diversi. Uno che è quello a cui sempre è stata un po' abituata, e cioè lei che inizia a zappare per creare una grande montagnola, un grande cumule e poi tutto quello che ha zappato lo butterà via, perché lei è abituata così, sacrificio, fatica, Mhm. dolore, è tutto quanto. Però è come se contemporaneamente mi mostrasse la possibilità di compiere una magia, ok? Senza tutto questo sforzo e questo sudore. Lei dice: sto lavorando in eterico, accarezza le due piante, geranio e giacinto, mentre mette la mano sul geranio e sul giacinto, è come se riuscisse a rimpicciolire tutto il cimitero nel palmo della sua mano. E poi semplicemente il cimitero così rimpicciolito lo butta via. È il portale definitivo. Benissimo, vediamo come creare un ad eternum. Allora, mi fa vedere di nuovo queste due piantine e mi fa vedere la collaborazione anche
con delle api, che prima le credeva nemiche, no? E adesso di fatto sono comunque amiche. Dall'energia di questi elementi e naturalmente dalla sua energia, soprattutto guidata dalla sua energia, lei crea l'ad eternum e me lo fa proprio a forma di cuore. Di che colore? Allora, al centro giallo e i bordi rosso. Perché lei ha proprio bisogno di questa grinta, no? Perché deve decidere. Poi ho visto appunto il rosso, che era il colore del geranio, e giallo perché è molto legata alla cera. Le api. Avatar. Allora, l'avatar è una timorata di Dio, tipo, così. Cosa del genere, no? Che è quella che deve sacrificarsi per gli altri, che deve pregare e deve accettare tutto quello che Dio gli propone sul cammino, e generalmente propone cose dolorose, no? Ma così è deciso dall'alto e così va accettato. E quando dice così va accettato è come se proprio veramente lei interpretasse in un altro modo e prende proprio un'accetta per spaccare l'avatar. Gliela pianta in testa? Sì, spaccandolo. E... Avatar a metà? Sì. Tra Figlio che viene a metà nel cinema e Avatar spaccato a metà, oggi splatter, cimiteri, splatter. Oggi. Esatto. Ok, Perché va comunque bene. c'è anche tanta rabbia in lei, quindi è anche giusto che si sfoghi un po' così. Togliamolo tutto. Mettiamo un bel ad eternum lì. Sì. Ne mettiamo altri 5 nel corpo fisico. Dove lo mette? Subito ovaie e ovviamente apparato urinario. Nel corpo emozionale, lì dove c'era la rabbia, che adesso non c'è più. Sì, vedo sia lo stomaco che la testa, no? Perché la rabbia ad alcuni prende proprio la testa. Corpo mentale. Sì, fronte, occhi. Eterico. Mhm. E subliminale. Sì. È bello lavorare con lei perché cioè, è proprio determinata, è molto convinta di quello che sta facendo. Lo sente. Ma da come Sì. sorride adesso, non stento a crederlo. Eh, Ehm, il secondo universo, Drago, Mantide, 2DL, ci sono ancora? no, Sacrificio, no, solitudine e sventura, 2 entità mentali, ci sono ancora? no, Qualunque tipo di impianto ci fosse stato prima, c'è ancora? no, no, assolutamente. Progetto e triche ballacche ci sono ancora? No, Che no, vabbè. no. Non capirai mai, Oana, triche ballacche non fa niente, fai finta di niente. Bene, nuova vibrazione di Ioana, che non era per niente male perché era già 31, che si può stare, 255. ecco, 255, e si ricordi che se vuole la può alzare quando le pare, tutte le volte che le pare, di quanto le pare. Non c'è un limite, è troppo? No, non c'è troppo. 255? Sì. Vedo che sale ancora quando tu gli hai detto no, non c'è un limite, non è troppo, no? Allora lei fa salire, salire, salire. 2,90. Consapevolezza. 200, quasi 50, 250. Valori molto alti. PS era 41. 64. Vite 1000, quasi 1008.
815. Ha tolto tutte quelle sventurate che ha vissuto con il papà? Mm. Sì. Mm. Tutte? Sì, sì. Capacità medianiche. 12. Però 12 è tanto tanto tanto. Cosa sa fare con 12? Potenzialmente. Fa vedere, adesso non saprei in che tipo di capacità medianica si possa inquadrare questo che vedo, no? Perché mi fa vedere lei che ha dormito di notte, appoggia i piedi per terra e decide per filo e per segno come sarà la sua giornata e così si realizza. Esattamente così come l'ha pensata. Mm. Messaggio finale di Oana a se stessa, con, anche se puoi, la descrizione di come la vedi, cosa ha in mano, come è vestita, che atteggiamento ha, così. Allora, come se si fosse scrollata di dosso, proprio fisicamente me lo fa vedere, che si scrolla di dosso questi fardelli, questi condizionamenti. Mi fa vedere quindi anche i capelli, no? Sciolti e al vento, ecco. Mm, allora, vestita la vedo vestita, non so come dirti, come una che sta per intraprendere un'azione. Quindi sì, comoda, però allo stesso tempo bella, curata. Quindi mi fa vedere comunque con un abito azzurro. Mhm. Mm. E dice qualcosa tipo ho ogni potere per cambiare la mia vita, per avviare ogni trasformazione che mi serve adesso. Dice da qui a un anno cambio quello che voglio cambiare. Molto bene. Cosa vedi nel cinema? La figlia cioè, è proprio un po' sbarellata, eh? Wow! No? No. Il ragazzino vedo che è molto più rilassato, contento, si è divertito finalmente, Mhm. così insomma ha avuto un momento bello. L'altro figlio non si è completato, non è Mhm. arrivata esattamente l'altra metà, però una fetta in più sì. Mhm. Allora, il marito ha smesso di pregare e si è messo quindi il rosario in tasca Mhm. e guarda però un po' sconsolato Perché? perché la vede così forte, così potente, così autonoma, ehm, cioè che capisce proprio che sono strade diverse le loro. Messaggio finale di Oana a se stessa. Ora sono veramente la padrona della mia vita. Tutto qui. Sì. Con tanto di pollice alzato di Oana. Benissimo, allora abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti.